Buonasera a tutti, in questo weekend vi stiamo portando sulle Alpi, in una valle poco conosciuta, la Val Sarentino, in Alto Adige. Tra una mezz'oretta arriviamo, a dopo. Arrivati San Martino, frazione di Sarentino. Ascolta, prendi la sacca. Questa è la vista. Avete anche la doccia, Buongiorno dalla Val Sarentino. Questa è la nostra casetta ed ecco la visuale di stamattina. Che spettacolo. Siamo pronti per una qualche camminata su per i monti. Risveglio con le caprette. Arrivati in cima con la Renswald a 2130 metri, faremo questo giro. Pickenberg a centro il monte. Quasi in pari. Come accoglienza abbiamo la banda privata. Si parte. Gertrum Alm 50 minuti. Si vedono tutte le Dolomiti in mezzo alle nuvole. Accompagnato da valle in alpeggio intorno al 18 maggio, a seconda delle condizioni meteorologiche. Fino al 15 giugno gli animali restano sul Gmoan, al di sopra del Bernstub, da cui vengono portati fino a Hillwall. A luglio poi le greggi si spostano a Pfalz, Pischelberg, Cornoplanca e Monte Mattina, noto anche come Cima Sattele, e in piena estate raggiungono località ancora più in quota, come Malga-Getrum, Cima San Cassiano e Croce di Lazfond. Una valle in mezzo al pino cembro. Questi qua sono tutti cirmoli e camminando si sente il profumo. Nel 1849 il parroco della zona scoprì che per combattere la TBC era utile immergere mani e piedi nell'acqua ghiacciata e successivamente nell'acqua calda. Facendo così aumentava la vascolarizzazione degli arti. Per combattere la siccità dei pascoli, i sarentinesi inventarono questo metodo. Convogliarono il ruscello in questa vasca, la quale a sua volta era collegata a questo secchio che tappava la vasca. Una volta che il secchio si riempiva, sollevava il tappo della vasca stessa, facendo così aumentava la pressione dell'acqua che scendeva irrigando i pascoli circostanti. Con una pietra l'agricoltore chiude il terrapieno in un determinato punto, irrigando così i pascoli aridi per poi spostarla di volta in volta per i successivi pascoli a valle. Astuti. Una valle poco conosciuta e con poca gente, però molto bella. Preparazione.
Nel 1965 i pastori della Val Sarentino con quelli della valle opposta si misero d'accordo per costruire quel muro che si vede lassù in cima, sulla cresta, non so se si vede, per separare i vari pascoli. Un muro largo 1 metro, alto 1 metro, a secco, divise così le due vallate. Le mucche in mezzo al cirmolo. Arrivati al rifugio. Pausa. Il meritato premio Strudel con la È vaniglia. partito? Sì, sì, Zehnkel Reiter, der war ein 6. Stunden reingekriegt. Wow. Dann der noch. Finita la sosta Strudel alla Malga, si ritorna indietro verso la funivia. Passeggiata promossa, adatta a tutti, anche ai bambini. Infatti c'è poco dislivello. Fine di questa bellissima gita. Riprendiamo la funivia che ci porta nel paesino di San Martino. A 10 minuti da casa c'è Sarentino, questo ridente paesino in mezzo ai monti. Questa è la piazza della chiesa. Premio per la gita di oggi. Pezzettino di cervo. Buon appetito. Mangi già questo, va bene? Buongiorno a tutti, siamo sul passo Pennes a 2200 metri e stiamo provando ad andare alle cascate di Stanghe. Vediamo se il tempo ce lo consente, visto che ha iniziato un po' a piovere, altrimenti cambieremo programma. A dopo! A causa del maltempo abbiamo cambiato programma. Siamo finiti a Innsbruck. Il famoso tetto d'oro. Se vuoi intervistarlo lui. Quello alle mie spalle è l'antico municipio del 1358. Alla fine del 1800 è stata sede delle autorità. La chiesa barocca nel cuore della città.
Dopo un giretto in centro salutiamo Innsbruck, visto che purtroppo il maltempo sta arrivando anche qua. Fine di questo weekend sulle Alpi, salutiamo l'Alto Adige. Ciao!